Nel mio canale si parla di carriera, lavoro e oggi ho il piacere di farlo presentandovi un'intervista molto interessante con Davide Cervellin, anche lui un manager in attività con tanta esperienza internazionale. Anche Davide condivide la sua esperienza su diversi canali, ha scritto anche un bellissimo libro che vi raccomando di leggere ed è stato molto interessante confrontarsi su tanti aspetti che abbiamo vissuto in parallelo, anche se in realtà industriali e aziendali diverse. Vi lascio all'intervista. Bentornati sul mio canale. Oggi ho il piacere di avere un ospite interessantissimo, Davide Cervellin, che anche lui ha delle attività molto interessanti sviluppate all'estero, in Italia. Ho finalmente trovato qualcun altro che si occupa di carriera, avendo fatto carriera ed essendo pienamente operativo, perché spesso si trova in giro persone che ne parlano in maniera teorica, mentre mi fa piacere aver trovato un collega su YouTube e su altri canali. Quindi inizierei direttamente chiedendo a Davide di presentarsi un attimo il percorso di carriera che tra l'altro vedrete ha avuto anche molti punti in contatto con quello che ho fatto io. Prego Davide. Certo, Maurizio, grazie. Ciao a tutti che seguite il canale di Mister Manager. E come ha detto Maurizio, ci siamo trovati grazie a Massimo, che è un ascoltatore di Maurizio e che ringrazio perché mi ha presentato a Maurizio e quindi questo video è disponibile ed è possibile grazie a lui. E come ha detto Maurizio, io sono una persona che ha fatto un sacco di cose. Ho cominciato, mi sono laureato al Politecnico dopo 5 anni, e dopodiché il Politecnico mi ha piazzato, no, il servizio di placement, mi ha suggerito di andare a lavorare per un'azienda inerente a quello che avevo studiato. Io avevo studiato ingegneria elettrica e quindi mi ha detto: "Sai cosa c'è? Vai a lavorare alla Siemens". Chiaramente all'epoca non avevo tante altre alternative, non sapevo neanche veramente cosa volevo, quindi ho preso quel lavoro e ho fatto un lavoro per 2 anni di quello che oggi verrebbe chiamato pre-sales engineering, quindi un ruolo tecnico dove dovevi capire il prodotto e aiutare il venditore a venderlo. Quindi la bellezza era che il venditore si prendeva tutti i bonus, aveva la Ferrari e quant'altro. Io invece avevo il mio stipendio a 1.200 euro al mese, A senza gloria. E ho fatto questo lavoro per 2 anni e poi ho capito che il career progression in Siemens aveva degli step che non erano coerenti con quello che era il mio desiderata, no. Prima di tutto vedevo che in Siemens per essere manager dovevi avere una certa età e quindi vedevo che i manager erano tutti, diciamo, un po' più anziani, no, e quindi avevo capito che per arrivare a quel livello avrei dovuto comunque aspettare un bel po'. Il secondo punto è che, da un punto di vista, diciamo, di l'industry del B2B spinto, perché Siemens crea prodotti, io ero nella parte di automazione industriale, quindi crea componenti che vengono utilizzati per macchine industriali, quindi prima di vedere il customer siamo molto lontani. È un'industria un pochino lenta ed era un pochino in, anche, non dico recessione, però non era in crescita esponenziale in Italia in quegli anni. Stiamo parlando del 2005, poi nel 2007 io ho lasciato Siemens, nel 2008 c'è stata la crisi, quindi più o meno ho vissuto Bene. quell'ambito. E quindi nel 2007 ho deciso di lasciare Siemens. Il problema era che sapevo cosa non volevo e non sapevo cosa volevo. Fortuna ha voluto che amici di amici mi hanno presentato a eBay, no? eBay nel 2007 era una cosa di nicchia, era una cosa, cos'è Embrionale eBay, veramente. no? Un po', c'avevano tipo 30 dipendenti, cioè era un'azienda piccolina ancora. E ho fatto i colloqui e qui c'è stata una prima lezione che ho imparato nel mio percorso, che è: vai sempre a fare il colloquio, perché tante volte puoi partire prevenuto o con dei preconcetti rispetto a una particolare azienda e durante il colloquio ne vedi, non dico la vera natura perché per quella ci vuole più tempo, però ne vedi un aspetto più profondo, cioè magari i bias che avevi vengono arricchiti da dei fatti e degli elementi che potrebbero cambiare la tua opinione su quella particolare azienda. E così è stato per me in eBay. In particolare il processo di selezione prevedeva 6 colloqui fatti a 2, quindi prima 2 colloqui, poi altri 2, poi altri 2. Nel secondo blocco di 2 colloqui ho conosciuto 2 persone, una che sarebbe stato poi il mio manager e una che sarebbe stato invece uno dei miei clienti interni, dove mi sono innamorato di quell'azienda. Ma perché mi sono innamorato delle persone?
erano persone estremamente intelligenti, che avevano una velocità di pensiero incredibile e che avevano uno stile di relazione molto energetico, cioè avevano proprio sembrava che si divertissero. E io quando son tornato a casa da quei colloqui ho detto: "Io voglio far parte di questo gruppo, voglio lavorare con queste persone". E questa è una cosa che poi negli anni mi è servita molto per fare scelte giuste ed evitare scelte sbagliate da un punto di vista di colloqui, proprio perché, lo dico sempre quando faccio coaching ai ragazzi, ascolta il tuo corpo quando vieni esposto a questo tipo di Mh-mh. stimoli, perché il corpo ci dice tanto, ci dice: "Cavoli, non mi ricordo neanche cosa gli ho detto, ma sono stato bene". Ecco, queste cose sono Arriva rare da prima della trovare. testa, certo. Esatto, sono rare da trovare, quando le trovi vanno prese. Quindi, senza sapere bene cosa, sarei andato a fare, perché era un ruolo business analyst, non sapevo neanche cosa fosse. C'era scritto che dovevi sapere scrivere codice SQL, io non sapevo scrivere codice SQL, però ho detto: "Ragazzi, io imparo, cioè mi mettete lì, imparo". Si sono fidati di me e ho iniziato a fare questo lavoro. Questo lavoro ha significato per me un punto di svolta, da un punto di vista di carriera, perché sono entrato in un'azienda del web, quindi una quello che in Italia si chiamano over the top, però diciamo un'azienda il cui prodotto è un oggetto digitale, e sono entrato nel mondo dei dati. Queste 2 cose hanno contraddistinto il resto della mia carriera fino ad oggi e probabilmente anche nei prossimi anni. Perché? Perché questi 2 elementi, quindi il mondo del web e il mondo dei dati, erano 2, diciamo trend in forte crescita. Quindi cosa vuol dire? Che entrando presto ho avuto la fortuna, sarei arrogante a chiamarla lungimiranza, non era così, ero un pirla Però 27enne, ce la vendiamo bene dai. esatto, puoi vestirla finché vuoi, però, devo dire le cose come stanno. E quindi sostanzialmente cosa succede? Succede che negli anni a venire, non dico che ho vissuto di rendita, ma quasi, perché avevo la fortuna di essere uno che nel mondo del web e nel mondo dei dati cominciava ad avere anni di esperienza, okay? E quindi rispetto a esigenze di aziende che dicono: "Mi serve uno con 5 anni di esperienza nel mondo dei dati", ecco in Italia nel 2012 non è che ce ne fossero tanti. E questo è stato per me un grande vantaggio competitivo sul mercato del lavoro. Quindi anche qui, volendo distillare un piccolo insegnamento, è: quando uno sceglie un lavoro, cercare di sceglierlo future proof, cioè cercare di scegliere un tipo di mansione, un tipo di trend che è in crescita, perché altrimenti sei uno di tanti, no, e in un mercato dove c'è eccesso di domanda e poca offerta, voglio dire, ce lo insegna l'economia 101, che sostanzialmente è difficile prevalere. Invece in un mercato in cui l'offerta di lavori è molto ampia, e la domanda, quindi le persone che possono farli sono poche, ecco che improvvisamente possiamo guidare discussioni su retribuzione, benefit e quant'altro. Mh-mh. Quindi ho fatto questo lavoro per 1 anno e mezzo, poi eBay, come tutte le brave aziende multinazionali, ha deciso di chiudere l'ufficio italiano. Quindi sono venuti da me e mi hanno detto, questo era il 2008, e mi hanno detto: "Okay, chiuderemo l'ufficio italiano, potete scegliere se prendere un pacchetto di indennità di licenziamento, che era un numero di mensilità di stipendio, ma non così tante, oppure venire rilocati in una, location scelta da noi, ma potete esprimere una preferenza". Allora io ho detto: "Vabbè, quali sono le scelte?" No, le scelte erano Londra, Zurigo e, mi pare Parigi, okay. Allora io ho detto: "Va bene, voglio Londra primo posto, Zurigo secondo posto, Parigi terzo posto". Passano 2 mesi, arriva il momento decisivo, mi chiamano e mi dicono: "Ti mandiamo a Berna". Ho scelto, Quasi baricentrica. esatto, avevo scelto le altre 3 e invece mi mandano a Berna. Mi mandano a Berna perché poi in realtà è stata una cosa molto positiva, all'epoca non lo sapevo, perché il mio capo italiano era stato a sua volta rilocato a Berna e lui aveva, diciamo, mosso le pedine per far sì che io restassi nel suo team. Ah, okay. E anche qui c'è un'altra lesson: se ti fidi del tuo capo e hai un buon rapporto con lui, il tuo capo spesso, non sempre, chiaramente non ci puoi scommettere tutto, però cercherà di prendersi cura di te, no, Mh-mh. questa è un'altra cosa che io ho subito in senso positivo per molti anni e adesso da capo cerco di, portare avanti con le persone che mi Certo. dimostrano fiducia, che si fidano, che vogliono crescere e che sono
anche trasparenti nei miei confronti riguardo a quello che desiderano, perché questo mio famoso capo me l'aveva detto, mi aveva detto: "Ma se fosse Berna, tu come la vedresti?" E io gli ho risposto: "Guarda, non è la mia prima scelta, ma se il lavoro è buono, la paga è buona e tutto funziona, why not?" No, e quindi poi Sempre Svizzera, sì. la paga era buona. Mh-mh. Berna fu. Quindi vado a Berna e rimango per 1 anno e mezzo, poco meno di 1 anno e mezzo, a fare un ruolo che era il medesimo di quello che facevo in Italia, semplicemente in Italia lo facevo per il solo mercato italiano e a Berna lo facevo per il mercato italiano e quello francese, quindi Okay. un'espansione di diciamo di ambito di competenza. All'epoca però facevo ancora commuting settimanale, quindi io andavo a Berna il lunedì mattina e tornavo il giovedì sera, il venerdì lavoravo dall'ufficio di Milano che, pur essendo stato svuotato, era rimasto disponibile, quindi io andavo a lavorare da Mh-mh. lì. Ho fatto questo per 1 anno e mezzo, stava cominciando a diventare pesante, ho deciso di ritornare in Italia. A questo punto, c'è stato un secondo pivot nella mia carriera, perché io per 3 anni e mezzo ho fatto il business analyst. Il business analyst è un lavoro che io consiglio a tutti di fare, perché guardare i numeri di un business ti permettono di capire il business, veramente meglio di tante altre persone, di tante altre mansioni all'interno di un'azienda. E io stavo cominciando a sviluppare un certo senso di frustrazione relativamente al fatto che però ero un business analyst, quindi io guardavo il business, descrivevo i fenomeni, facevo i business case, facevo i piani, facevo tutto, però la decisione la prendeva un altro. E questo stava cominciando a diventare un pochino frustrante. E allora cosa ho pensato di fare? Ho pensato di fare un passo indietro a livello di dimensione dell'azienda, ma un passo avanti a livello di responsabilità. E ho trovato una startup all'epoca insomma era già abbastanza grande, ma era ancora relativamente piccola rispetto ad oggi, che era Immobiliare.it. Immobiliare.it cercava una sorta di general manager, chiamiamolo così, per tutte le business unit che non erano il sito Immobiliare.it. Quindi Immobiliare.it ha questo sito unico dove c'è tutto, le case nuove, le case vecchie, le ville, gli immobili commerciali e quant'altro. Loro volevano creare delle business unit separate per i mobili commerciali, le nuove costruzioni, le case di lusso e le vendite tra privati, quindi consumer to consumer. Io Okay. venendo da eBay, consumer to consumer era il core business di eBay, quindi lo conoscevo, e gli altri ho avuto modo di, studiarli e impararli, no, qual è la differenza? Che per la prima volta ho avuto la responsabilità anche del sito web, quindi dello sviluppo della customer experience, il design, il marketing, il contenuto e veramente ho avuto la possibilità di gestire, di creare questi siti, quindi nuovecostruzioni.it, mobilicommerciali.it, eccetera, eccetera, da zero. Sono partito da solo, e dopodiché alla fine del mio periodo sono rimasto in quell'azienda 2 anni, avevo una trentina di persone. È stato veramente ma di cui tipo 20 dopo il primo anno, cioè il Mh-mh. grosso è stato all'inizio fare il setup del team e costruire poi i prodotti, poi lanciarli sul mercato e andarli a vendere ai clienti. È stata un'esperienza incredibilmente formativa, perché Beh, comunque questo è quasi a livello startup, se vogliamo, perché all'interno di un ambiente protetto, ma dover partire da zero è veramente quasi imprenditoriale come bravo, posizione. la parola chiave è protetto, cioè questa è e infatti è un'altra esperienza che sono veramente grato di aver fatto, perché potevo fare il founder, ma senza la componente di rischio che ha un Mh-mh. founder che va a Esatto, chiedere perché soldi per fare queste cose qui, no, e tra l'altro aggiungo, non solo senza la componente di rischio, ma con anche alle spalle un'azienda che aveva delle competenze di settore veramente reputazione, enorme, know-how e okay? tutto. Quindi è stato veramente un'esperienza per me estremamente formativa a un tasso di rischio relativamente basso. Mh-mh. Ho fatto questo per un paio d'anni, dopodiché, come spesso di nuovo suggerisco ai ragazzi a cui faccio coaching è: fai un lavoro per 2 anni in un'azienda più piccola e poi prova a rivendere la stessa competenza in un'azienda più grande, perché a quel punto aumenti Cer magari aumenti lo stipendio, però soprattutto aumenti le responsabilità, aumenti l'impatto che puoi avere, perché chiaramente i brand hanno il pesi perimetro diversi. d'azione, certo. Esatto, sono andato in Vodafone Italia, e ho fatto responsabile analytics e performance management della parte digital di Vodafone, quindi della parte app e della parte sito web, okay. Mh-mh.
È stato un lavoro molto interessante perché comunque era un team molto grande, erano 70 persone dentro Vodafone che si occupavano appunto dello sviluppo del sito e dell'app. La parte, diciamo, un po' particolare da un punto di vista organizzativo che non avevo colto durante i colloqui è che in Vodafone all'epoca, non so oggi, il sito web e l'app avevano uno scopo principale che era quello di fare quello che Vodafone chiama self-care, quindi cercare di aiutare il cliente a risolvere il suo problema da solo, per evitare che chiami il call center, perché se chiama il call center è un costo, no? Invece il Sì. sito web, una volta che lo sviluppo, è lì e se tu invece che chiamarmi trovi la risposta sul sito, io non ho quel costo. Per me era abbastanza interessante come lavoro e ho imparato un sacco del mondo del call center. Era però un po' frustrante che avere un oggetto del genere che aveva un potenziale di vendita enorme non venisse utilizzato per fare la vendita o molto poco, molto marginale. E quindi cosa è successo? A me è sempre piaciuto creare cose con uno scopo di diciamo, posizionare un prodotto o un servizio come soluzione al problema di un cliente, no? E lì mi mancava quel componente. Mi mancava il componente di vendere, il componente di magari disegnare un funnel che portasse un cliente a fare una decisione di acquisto, anche il thrill, no, di vedere un fatturato che Mhm. cresce. Ecco, mancavano tutte quelle componenti. Quindi ho imparato, ho fatto quel lavoro per 1 anno, dopodiché sono stato chiamato da Pirelli per creare un'esperienza di acquisto di pneumatici online col brand Pirelli. E questo aveva quella componente, no? Quindi, wow, creo un sito web per vendere le gomme online e ciliegina sulla torta, essendo Pirelli un'azienda italiana, il ruolo era global, perché io avrei lavorato nella sede italiana che però era il Era quartier l'headquarter, generale certo. e Mhm. quindi è stato la mia esperienza in Pirelli che il ruolo era Global Head of E-commerce, rappresentato un passaggio importante nella gestione di un rapporto headquarter visto dall'headquarter con le region, no? E quindi ho seguito dei progetti in Brasile, ho seguito dei progetti in Mhm. Germania, ho seguito dei progetti in Spagna, è stato però dal punto di vista headquarter, quindi è stato veramente formativo. Abbiamo lanciato una serie di progetti interessanti, un e-commerce in Brasile, un loyalty program in Germania. La cosa interessante di Pirelli, la cosa che ho imparato in Pirelli, è stato le dinamiche di un business intermediato. Perché Pirelli fa gli pneumatici, ma non li vende al consumer, li vende al gommista o al Mhm. grossista. E poi il grossista o il gommista, tramite vari passaggi, arrivano a metterli nelle mani di quello che, o sulla macchina, no, della persona che poi li acquista. Ma le dinamiche di un mercato che viene definito B2B2B, perché tu hai il business che produce, il business che compra, che poi a sua volta vende al consumatore, non le avevo mai viste fino a quell'epoca. E per me è stato molto molto importante perché in molti business oggi la relazione fra chi produce un oggetto e chi lo consuma è intermediata da una qualche forma di distributore, ok? E quindi aver capito da Pirelli come funzionano queste dinamiche è stata una cosa che poi mi è servita molto più avanti nella mia carriera. Poi, motivo personale mio, a quel punto io ero a Milano, avevo, diciamo, avevo due motivi che mi spingevano a guardarmi intorno e soprattutto a guardare di lasciare la città e lasciare il paese. Il primo è che qui siamo nel 2012 e l'Italia non era ancora veramente uscita dalla crisi del 2008, uno dei Mhm. pochi paesi per cui la crisi è durata forever. Sì. E quindi dicevo: "Bah, insomma, non so, mi sta un po' stretto 'sto paese", ero un po' stufo. Poi c'era un motivo personale, dove mi stavo separando da mia moglie all'epoca, insomma la mia prima moglie, e ho detto: "Sai cosa c'è? Andare all'estero potrebbe essere una buona idea". Allora mi guardo intorno e, un mio ex collega, di eBay mi dice: "Ma perché non torni in eBay?" E io ho detto: "Ma posso tornare? Ma come? Ma si fanno queste cose? Ma Non è io sono banale andato come via". passaggio. Ma anche qua si cresce e si impara, Maurizio, perché Mhm. alla fine, cioè tu pensi che aver lasciato un'azienda significhi fine. In realtà non è vero. Infatti. Prima di tutto perché le aziende evolvono e quindi magari le persone che tu hai lasciato non sono più lì. Secondo perché tante volte tu dipingi
una situazione che hai lasciato come estremamente peggiore rispetto a come la percepiscono quelli dall'altra parte, no? Però sulla base della tua visione della situazione prendi la decisione, che, Certo. perdona il francese, ma è una minchiata pazzesca, ok? Quindi sostanzialmente che cosa mi ha suggerito lui? Mi ha suggerito, ma certo, guarda, c'è un ruolo che secondo me tu potresti fare, eccetera, eccetera, ti metto in contatto con l'hiring manager. Ovviamente era un ruolo a Londra, era un ruolo che aveva ambito EMEA, quindi tutta la region, e Mhm. aveva zero persone in comune con quello che avevo fatto 4 anni e mezzo prima, no? Quindi ho applicato e a questo punto sono tornato in eBay, mi sono trasferito a Londra in un ruolo di analytics perché a quel punto hanno fatto leva sulla mia competenza dati e sulla mia Certo, arrivano. conoscenza dei sistemi di eBay, perché avere uno che inserisci dal mercato e che al giorno 2 Plug and è play. utile è impossibile. Quindi hanno sfruttato questo e avevo un piccolo team di 4 persone che poi negli anni è cresciuto e è diventato 8 e sono stato quindi in eBay per 3 anni e mezzo con una Mhm. promozione in between, dove prima ero in un team più piccolo, poi in un team più grande, ed è stata una bellissima esperienza perché innanzitutto rientrare in eBay ha significato ridurre il rischio di trasferirmi a Londra, perché comunque era un'azienda che conoscevo, sistemi che conoscevo. Sì, va bene, persone diverse, però sai di che cosa stai parlando, conosci il business, conosci tutto. Secondo, perché mi ha arricchito tantissimo Londra. Cioè io quando nella mia famosa lista dove eBay non m'aveva ascoltato, ho messo Londra al primo posto, qualcosa avevo fiutato. E quindi Londra è stata per me una città estremamente stimolante, una città in cui sono cresciuto tantissimo e una città che m'ha insegnato una cosa che è fondamentale e di cui ne vediamo un'espressione in questo video che stiamo facendo io e te, ovvero la tua carriera può essere multidimensionale. Io fino a quando sono stato a Londra pensavo che tu nella vita avevi il lavoro, poi avevi il tempo libero, che può essere famiglia, robe tue, passioni, quello che vuoi, e il sonno. Queste sono le 24 ore. Sì. A Londra ho scoperto per caso, perché arrivavano nella mia direzione, non perché le ho cercate io, poi chiaramente una volta capito il giro del fumo ho cominciato a cercarle io, ho scoperto che esiste anche il mondo delle conferenze, dove tu vai a parlare, dove gente è disposta a pagarti per andare a parlare a delle conferenze. Ho scoperto il mondo delle consulenze, dove c'è gente che è disposta a pagarti purché tu vada a dargli una mano nella loro azienda in cui magari tu sei un esperto di un settore, loro sono 5 anni indietro e vogliono evitare di fare tutta una serie di errori e quindi ti chiedono uno stimolo. Ho scoperto che c'è il mondo del coaching, ho scoperto che c'era il mondo della formazione e tutte cose che tu puoi fare on top al tuo lavoro. No, Mhm. basta che le cose quadrino. Allora, chiaramente io dico, non deve queste attività extra non devono mangiare il tempo di lavoro, perché per quello tu sei pagato, ma devono mangiare il tempo, magari che tu ieri dedicavi a guardare la Juventus e oggi dici, sai cosa c'è? Quell'ora e mezza, 2 ore, le spendo per cercare di fare qualcosa che aggiunga un qualche tipo di valore. Certo. E questo mi ha fatto scoprire il potere del network. Ho creato un Mhm. network pazzesco a Londra. Detto molto sinceramente, mi ha fatto guadagnare qualche soldo in più rispetto allo stipendio, che a Londra serve tutto perché, Sì, voglio beh, dire, costa veramente Londra montonellate. si fa Esatto. voler bene, però. Esatto, è un bene che non viene via gratis. E poi ho scoperto anche il fatto che nel momento in cui certe cose ti arrivano inbound, se tu cioè le ricevi e basta, okay. Se tu invece rifletti sul perché ti è arrivata, da dove ti è arrivata, qual è il valore che la persona che te l'ha chiesto pensa di estrarre dalla cosa Mhm. che tu stai facendo, riesci a farle diventare un prodotto tu. E a quel punto puoi cominciare ad avere cose tipo un listino, un approccio, un go to market, cioè come se tu stesso fossi il prodotto, no? Mhm. E io senza questi stimoli credo che sarei rimasto monodimensionale come molti italiani che vivono solo in Italia sono oggi, no? E questo secondo me è una grande opportunità persa. Io finché ero a Londra, per dirtene una che forse è la più emblematica, ho lanciato un sito di e-commerce di vini italiani
perché io sono appassionato di vino italiano e quando andavo al supermercato mi arrabbiavo sempre perché vedevo dei vinacci italiani, proprio roba brutta, e poi vedevo i vini francesi che costavano 5 volte tanto. E dico: "Ma ci sono dei vini più buoni italiani che qui non sono distribuiti, perché il cliente non lo cerca", no? Allora io ho detto: "Sai cosa c'è? Io sono appassionato e quindi mi sono creato un e-commerce con Shopify, me lo son fatto tutto da solo, ho imparato un botto. Mi son creato il sito, ho fatto le creatività, le immagini, tutte le descrizioni, facevo tutto io. Mi sono fatto tutta la supply chain, quindi ho trovato i fornitori, lo storage, la delivery e tutto. Ho messo il sito web online, mi sono fatto il marketing su Google, il marketing su Facebook, mi sono fatto gli eventi dove invitavamo 30, 40 a fare gli assaggi, eccetera, e ho imparato un botto. Al punto che nei colloqui dei 2 lavori successivi, quando mettevo questa cosa nel CV, in maniera tattica ovviamente perché volevo la Esatto, domanda, mi chiedevano più cose di quell'esperienza che cose del mio lavoro in eBay, no? certo. E quindi, cioè, per farti capire quanto sono cresciuto grazie a questa cosa. Ho fatto questo lavoro in eBay per 3 anni e mezzo, dopodiché, durante un pranzo con un'amica, collega che lavorava in PayPal, perché eBay e PayPal erano la stessa azienda, ma dal 2015 sono diventate 2 aziende Mh-mh. separate, questa ragazza mi dice: "Perché non vieni in PayPal?" Ho detto: "Sarebbe interessante, il mondo dei pagamenti." Torno a quello che dicevo prima. eBay era l'e-commerce, però era un tipo di e-commerce che ormai cresceva relativamente poco. Invece nel 2015 il mondo dei pagamenti era in ascesa verticale e io mi sono detto: "È una competenza che sarebbe utile avere." E quindi sono andato in PayPal. Ho preso un ruolo che inizialmente era regionale, quindi ero responsabile del marketing analytics europeo. Poi caso ha voluto che il mio capo e il capo del mio capo entrambi se ne sono andati e quindi mi hanno chiesto di fare un doppio carpiato e sono diventato ho preso 2 pezzi che hanno lasciati liberi i miei capi sopra e sono diventato anche responsabile del marketing analytics Asia Pacific e quindi andavo Sì. spesso a Singapore, città meravigliosa. Umida, ma Uhm, bellissima. cioè, voglio dire Singapore io penso che spero, insomma, sì, casi della vita, ma, di andarci a vivere un giorno per qualche anno, secondo me è un'esperienza veramente È trasformativa bellissi Singapore. E poi invece avevo un ruolo globale di, CRM, che aveva base a San Francisco. Quindi io dicevo io Mh-mh. ero più grande dell'impero romano, perché i miei meeting iniziavano a Singapore Non e finivano a San tramontava mai il Francisco. sole sui tuoi meeting. Mi mancava l'Australia, tutto il resto ce l'avevo. E quindi è stata un'esperienza molto interessante, soprattutto dal punto di vista umano, Mh-mh. perché io ero sempre stato in ruoli Italia/Europa e con tutto che, l'italiano è diverso dal francese, è diverso dallo spagnolo, quello che vuoi, però l'Asia e l'America sono posti completamente diversi dall'Europa, Sì. come immagino lo siano l'Australia e l'Africa, anche se non ho avuto molto a che fare da un punto di vista professionale con quei 2 continenti, e avere un team di indiani, cinesi, americani, cinesi seconda generazione che vivono in America, è stata veramente una cosa che mi ha aperto gli occhi e l'ho detto anche nel mio podcast, di cui magari parliamo dopo. Ho detto: "Io essendo veronese, io adoro Verona, okay, è proprio una città io sono veronese." Io dicevo quando andavo all'estero: "Sei italiano?" "Sono di Verona." Dicevo sempre per Come i specifica panettini. proprio guarda, una cosa ecco, però Verona aveva, adesso non so quanto ancora abbia, un difetto che è una città fortemente chiusa e abbastanza Mh-mh. razzista purtroppo, e io sono cresciuto con quella cultura, perché chiaramente poi nel senso sei prodotto della cultura che ti cresce. E questa esperienza in PayPal, essere esposto a una diversity culturale così ampia, mi ha veramente resettato il cervello e mi ha Mh-mh. arricchito tantissimo, perché mi ha permesso di vedere la bellezza della diversità, no, che non vuol dire che certe culture sono migliori della nostra, ma voglio dire che se le affronti, se ti esponi a culture diverse dalla tua con apertura mentale, te ne prendi un pezzettino che ti piace
e sei più ricco ed è un pezzettino che stando a casa tua non avresti mai visto. Mh-mh. Ok? Quindi questa è stata per me l'esperienza in PayPal. Poi purtroppo sti maledetti inglesi hanno deciso di votare Brexit, ok? Io a quel punto ero diventato papà da pochi mesi e mi sono fatto la domanda da genitore. Chiaramente, sai, da un punto di vista politico e anche culturale, quando il populismo prende il sopravvento, certa gente che normalmente vive nello scantinato pensa di avere diritto di parola e di espressione, no? Comincia a fare rumore. Mh-mh. L'abbiamo visto insomma anche nell'amministrazione Trump, l'abbiamo visto un po' in giro per il mondo. Che cosa succede? Succede che ho cominciato a vedere alcuni episodi, non dico diciamo che mi hanno causato problemi, però spiacevoli in piazza, Piccadilly Circus, Sì, sì, sull'autobus, presente. in metro, gente che gridava, che insultava gente di colore e mi sono fatto la domanda da genitore, mi sono detto: "Ma io voglio che mia figlia cresca qua." E mi sono detto: "No." E quindi ho deciso di mio malgrado, perché mi manca e stavo benissimo a Londra, ho deciso di lasciare Londra. E a quel punto mi sono chiesto: "Okay, dove vado?" No, Mh. cosa faccio? Dove vado? In Italia ancora non ci volevo tornare e ho pensato che potesse essere interessante, dato che io a Londra ero comunque in una region, in un headquarter locale, ma non in quello centrale di un'azienda del web, ho detto: "Sarebbe interessante andare in un'azienda del web nell'headquarter." Per motivi personali non potevo all'epoca considerare di andare in America, ho guardato quante aziende grandi del web hanno l'headquarter in Europa, non ce ne sono tante. Sono andato a finire in Booking, che è la più grande. Booking.com ha l'headquarter ad Amsterdam, quindi entravo nell'Europa continentale ed Amsterdam avevo chiesto a qualche amico che ci viveva, bella città dove vivere, io c'ho cresciuto i miei figli, qua là, insomma feedback positivi. Vado ad Amsterdam, la luna di miele dura 2 mesi. Mh. Dopodiché a me e a mia moglie proprio la città non piace. Ci sentiamo per la prima volta da quando abbiamo lasciato l'Italia, ci sentiamo immigrati. Episodi tipo che vai alla cassa del supermercato, gli parli in inglese e ti rispondono in olandese e io non parlo olandese, quindi cioè ti senti veramente ghettizzato. Quindi è stata un'esperienza che non ci è piaciuta. Secondo me da turista è una città meravigliosa, viverci, ci vivi bene se ti integri, quindi se impari l'olandese, se diventi uno di loro. A noi questa cosa, diciamo, non interessava particolarmente e quindi l'abbiamo un pochino lasciata lì e allora abbiam cominciato a riflettere: "Ma come? Quanto la facciam durare? Ma come cresce la Mh-mh. bambina?" Perché poi nel frattempo dovevam pensare a mandarla a Certo, scuola, scolastica, certo. eccetera, eccetera. Insomma, non è stata un'esperienza che ci siamo goduti. Sicuramente è stata una città interessante, contentissimo di esserci stato, ma non era una città dove piantar le tende. Siamo stati lì per poco meno di 1 anno e mezzo e dopodiché io ho chiamato un headhunter amico e gli ho detto: "Senti, ho nostalgia dell'Italia, vorrei tornare in Italia", perché questa è la bellezza di Amsterdam, mi ha fatto venire la nostalgia dell'Italia, cosa che Londra non aveva fatto, perché a Londra si stava bene, quindi non sentivo la nostalgia dell'Italia. Mh. E questo headhunter mi fa: sì, okay, non so, boh, vediamo, ti farò sapere." Mi chiama una settimana dopo e mi fa: "Senti, ma Telepass a Roma come la vedi?" E ho detto: "Parliamone." E da lì è nata questa opportunità di entrare in Telepass con un ruolo che aveva 2 anime, un'anima che era la mia propria, diciamo, del mondo dei dati ed era il Chief Data Officer dell'azienda, e un'anima che è stata un'intuizione dell'amministratore delegato di Telepass, quella di coniugare dati col marketing e quindi dire: "Usiamo invece che i dati a servizio del marketing, mettiamo tutto sotto la stessa figura in maniera tale che facciamo un marketing data driven." Ed è stata e secondo Benissimo. me questo, apro e chiudo una parentesi di dati, è un po' un trend di mercato, cioè adesso sempre più aziende, o meglio quelle avanti, stanno capendo che il dato è utile se lo usi e per usarlo devi metterlo nel business, non devi tenerlo nella torre d'avorio, nello scantinato o diciamo nel cloud, no, devi proprio creare dei processi, delle procedure per usarlo. Quindi mi offre questo ruolo e a me piaceva perché dopo ormai quasi 15 anni come persona di dati, volevo arricchire il mio curriculum con delle esperienze anche di business. Questo mi dava tutte e 2, quindi perfetto.
fatto questo lavoro per 1 anno a Roma, Mh-mh. dopodiché Telepass mi ha dato l'opportunità di cambiare ruolo dentro l'azienda, quindi ho lasciato il marketing e ho preso, la direzione generale di una business unit dentro Telepass, la vendita delle assicurazioni, mantenendo la componente dati. A quel punto mi sono trasferito a Milano perché il team delle assicurazioni, il grosso del team delle assicurazioni era a Milano, e questo ci porta sostanzialmente a quest'anno, maggio, dove dopo 2 anni e mezzo ho deciso di lasciare Telepass e sono entrato in Cairo RCS Media come Chief Marketing e Digital Officer della concessionaria di pubblicità del gruppo Cairo RCS, e quindi mi occupo della parte di marketing e digitale di tutti i prodotti del gruppo, quindi il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, la 7 e tutto il mondo dei periodici e degli eventi che il gruppo organizza. Mh. In parallelo, come ho detto prima, no, a Londra mi si è svegliato il grillo di guardarmi intorno, no, di fare cose diverse con il mio tempo, soprattutto con il mio tempo libero. Durante una cena a Londra con alcuni amici, eravamo in 4. 3 di questi 4 erano startuppari convinti. "Ah, io odio la grande azienda, inutile, perdite di tempo, sono lento, non Lavoro capiscono niente." scuro. Esatto, e io dico: "Ma io veramente ci lavoro nella grande azienda." E, sostanzialmente scherzavamo prendendo un po' in giro le dinamiche della grande azienda, no, però con un livello di lucidità, diciamo con la lucidità che il Brunello che stavamo bevendo ci Che consentiva di aiuta esatto. a E fluidificare. quindi insomma, loro, criticavano l'azienda e io gli dicevo: "No, ma guarda che quella situazione che tu critichi si gestisce così, ma quest'altro problema che tu dici in realtà si risolve cosà." E questo qua, insomma, un po' l'allegria, il Brunello, quello che vuoi, butta lì questa frase e dice: "Ma sai che secondo me dovresti scrivere un libro su 'ste robe." E quella frase atterra, diciamo, sul Brunello, perché chiaramente Brunello parla, Brunello ascolta, però è rimasta un po' lì. E alla fine ho fatto questo pensiero, qualche settimana dopo, quando ho scoperto che sarei diventato papà. E ho pensato questo, ho pensato: effettivamente io ho fatto una serie di esperienze che possono essere utili veramente a tante persone, Mh-mh. però il numero di persone su cui io riesco ad avere impatto è limitato dal numero di persone che io nella mia vita avrò modo di conoscere. E non solo le devi conoscere, ma le devi conoscere anche nel momento giusto. Perché con tutto che magari io ti dico una cosa, se tu in quel momento non sei pronto a sentirtela dire, la butto via, Mh-mh. okay? E poi magari addirittura mi biasimi, poi magari fra 1 anno non m'ascolti più, cioè è peggio ancora. E allora m'è venuta in mente quella frase, dire: "Dovresti scrivere un libro." Ho detto: "Cavoli, il libro è effettivamente un modo in cui posso creare effetto leva su quello che ho imparato finora." E quindi che cosa ho fatto? Ho cominciato a scrivere questo libro, che era una sorta di, chiamiamolo zibaldone, era una fila di pensieri, di esperienze, eccetera, che poi grazie all'aiuto di un'editrice veramente brava, ho trasformato in quello che oggi è sostanzialmente il libro, una struttura abbastanza organica, insomma, mi dicono che è scritto bene, quindi lascio ai lettori Decisamente. poi giudicare. Io le parole son tutte mie, ma la struttura è tutta sua. E sostanzialmente questo libro l'ho scritto in inglese perché vivevo in Inghilterra e all'epoca non pensavo di rientrare in Italia. E che cosa succede? Succede che lo promuovo e una sera, quindi lo lancio, lo scrivo e lo pubblico ad agosto 2018. Nell'autunno 2018 mio fratello mi scrive e mi dice: "Sai, io ascolto questo podcast in Italia che si chiama Talent Bay di Valerio Russo, molto in gamba, eccetera, eccetera. Secondo me dovresti raccontare il tuo libro in questo podcast." Io ho detto: "Conosci questo Valerio Russo? Se sì, fammi l'intro e vediamo." Valerio è stato molto carino, mi ha fatto un'intervista sul suo podcast e quando l'intervista è stata pubblicata il giorno dopo avevo LinkedIn, mi son svegliato 78 cioè robe assurde, di gente che mi scriveva un messaggio, mi fa: "Davide, ho sentito il tuo episodio su LinkedIn, volevo chiederti sul podcast, volevo chiederti se il tuo libro c'è in italiano." E ho detto: "No, no, l'ho appena scritto in inglese, è un lavoro infame, scrivere un libro veramente è un lavoro infame, non ce l'ho in italiano." Allora Valerio, diciamo tanta gente aveva scritto anche a Valerio la stessa cosa
E allora ci siamo sentiti, no? E Valerio mi dice: secondo me tu dovresti fare un podcast, perché alla fine è più facile, cioè rispetto a scrivere un libro. E poi il podcast è dinamico. Oggi dici una cosa, domani dici un'altra. Se fra un mese impari un'altra cosa, la dici. Allora gli chiedo due dritte, come si fa, come non si fa, e quindi a marzo 2019, quindi 8 mesi dopo aver scritto e pubblicato il libro, lancio il podcast Office of Cards, quindi il libro Office of Cards, il podcast Office of Cards, con una struttura di episodi di 3 tipologie, interviste a manager, no? Quindi condivido il loro percorso e cerco di capire quali sono i segreti del loro successo e le cose che li hanno fatti arrivare dove sono arrivati. Faccio anche delle recensioni di libri che io ritengo essere particolarmente buoni a livello formativo, a livello di saggistica, e poi degli episodi dove faccio dei deep dive su temi specifici, dal benessere psicofisico all'alimentazione, al sonno, alla medicina, come organizzare le riunioni, come chiedere una promozione. Quello è un episodio molto popolare, come chiedere un aumento, come chiedere Immagino. una promozione. Proprio, credo sia forse il secondo o il terzo più ascoltato. E niente, quindi questo era marzo 2019, adesso è ottobre 2022 e in questi 3 anni e mezzo io ho pubblicato un episodio a settimana, più o meno senza sosta, durante tutto questo, insomma, arco di tempo. È stata un'esperienza incredibile perché mi ha permesso di conoscere un sacco di persone che altrimenti non avrei conosciuto. Diciamo che non è socialmente accettabile andare da uno sconosciuto e chiedergli: "Mi racconti la tua vita", ok? Se non Parlami del... hai un motivo per farlo. Quindi ho fatto questo e nell'ultimissimo periodo, ho deciso di affiancare al podcast altre 2, diciamo, sorgenti che vogliono essere complementari, 2 sorgenti di condivisione. La prima è quella grazie alla quale ci siamo conosciuti, è il canale YouTube, dove sostanzialmente cerco di, diciamo, mentre nel podcast sono contenuti long form, perché io ragiono che il podcast lo ascolti Sì, quando sei sono in tutti lì. macchina, quando fai attività, eccetera, quindi posso magari andare un pochino più nel dettaglio su alcune cose, soprattutto con gli ospiti, no? Quando io scopro la vena d'oro nella storia che mi racconta un ospite, non voglio certo avere l'orologio che mi mette pressione. Invece su YouTube faccio dei video più corti, no, dove condivido uno snippet, una pilloletta, una cosina che può essere utile per il day to day, su vita aziendale, su career management, su quello che vuoi. Questo vero fino al video di oggi. Il video di oggi dura 45 minuti, quindi oggi sono andato lungo, ma c'è un motivo perché il Lo tema, spezzettiamo. esatto, il tema è molto importante. E poi ho lanciato anche una newsletter, quindi YouTube l'ho lanciato a luglio di quest'anno, la newsletter l'ho lanciata a fine agosto di quest'anno, e nella newsletter invece faccio un po' un recap dei contenuti che condivido, ma in generale voglio creare un canale dove le persone possono anche interagire con me. No, prima avevo una pagina Facebook, però Facebook è bastardo perché a parte che decide lui se finisce o meno nei feed delle persone, e questo a me non va. Però soprattutto io che sono ormai diventato un paladino della produttività personale, se dico alla gente di andare su Facebook, gli sto dicendo di andare nel buco nero, dove cominciano a vedere i video di gattini, le cose strane, stanno lì, poi mezz'ora la buttano nel cestino. Quindi dico, se uno vuole seguire i miei contenuti, avere un rapporto diretto con me, lo fa nella newsletter, così sei nel tuo inbox, non hai distrazioni, c'è quello, una settimana la domenica e non ci sono problemi. Dopodiché ho lanciato anche, questo da un paio d'anni, coaching, no? Quindi faccio career coaching prevalentemente, quindi aiuto ragazzi e ragazze che vogliono cambiare carriera, che vogliono magari prepararsi per un colloquio particolarmente importante, dove gli serve magari un punto di vista esterno, no? Faccio bene a prendere questa decisione, a prendere quest'altra decisione. Io ho avuto una serie di esperienze tale per cui tante le ho viste, no? Non le ho viste tutte, ma ne ho viste tante, allora gli posso dare magari un input diverso per prepararsi e basta. Quindi questo è quello che faccio oggi. Sono un fanatico del benessere, no? Quindi io spendo parecchio tempo a capire come fare a ottimizzare il mio corpo e la mia mente, no? Quindi faccio esercizio fisico, adesso vedete dov'è, aspetta, qua il mio tappetino da yoga che uso per fare un po' di attività fisica la mattina. Qui alla mia sinistra ci sono strumenti che sembrano di tortura medievale, ma sono invece le cose che uso per fare ginnastica la mattina, vado a correre,
curo I la tuoi mia 7 alimentazione. chilometri la mattina di routine, se ben ricordo 7,5 per le video. chilometri tutte le mattine, esatto, in zona 2. Insomma, diciamo che ho avuto modo, mettiamola così, tutto quello che io provo su di me e lo trovo utile, lo voglio condividere con il più alto numero di persone possibili, okay? E quindi quello che ho cercato di costruire è una serie di veicoli che a seconda della cosa, mi permettono di condividere con le persone che mi seguono. E devo dirti, Maurizio, e qui chiudo questa mia arringa, ehm, il senso della vita, come dice la piramide di Maslow, no, cioè tu puoi fare tutti i soldi che vuoi, puoi avere tutto il potere che vuoi, puoi fare quello che vuoi, ma il vero senso della vita è quando riesci a migliorare la vita degli altri. Mh-mh. E io veramente ci sono giornate dove magari è particolarmente difficile al lavoro, insomma, ho un ruolo apicale in un'azienda importante, quindi stress, pensieri, responsabilità e quant'altro, però ti dico, certe volte ricevo anche fossero dei monoriga su LinkedIn, dove una persona mi dice: "Davide", tipo c'è stata una ragazza, m'ha scritto proprio stamattina, mi fa: "Davide, ti scrivo d'impulso, perché ho sentito questa frase che hai detto nel podcast della settimana scorsa", e ha citato la frase e dico: "Non so se mi ha svoltato la giornata o la vita". E tu capisci che, cioè, tutti i problemi che tu puoi avere in quella giornata passano in secondo piano quando pensi che c'è una persona che potrebbe avere dato una direzione diversa, magari una persona, metti, adesso non so neanche quanti anni abbia, ma relativamente giovane, che ha cambiato la direzione, no, allora quando tu, come hanno fatto con l'asteroide, quando tu cambi di 1 grado la direzione, se poi la retta è lunga, il delta area è enorme, Sì. no, ecco, e questo mi riempie veramente di gioia. Grazie Davide, perché penso sia una testimonianza di una completezza veramente rara da trovare e credo che anche quest'ultimo punto del condividere probabilmente a entrambi il trigger è quando diventi genitore. Penso che là si inizi veramente a ragionare rispetto al quanto riesco a trasmettere ora, quanto potrò trasmettere, come dicevi tu, in tempi diversi, magari certe cose oggi non percepibili, non trasmissibili. E ripensando un attimo ai vari punti che hai discusso, c'è una parte sulla carriera per me molto importante. Siamo entrambi ingegneri, io siccome sono più anziano di te, io sono ingegnere elettrotecnico, poi è stata trasformata la... Ti invidio, perché mi piacerebbe chiamarmi elettrotecnico, però l'hanno Infatti poi cambiato. è diventato ingegnere elettrico e però entrambi, a parte i primi 2 anni, abbiamo iniziato una cosa completamente diversa, perché appunto il data analyst non è la prima posizione a cui uno pensa dopo aver studiato i criteri di stabilità di Lyapunov, le macchine elettriche e tutte le cose così verticali e così Sì, tecniche. E questa è una cosa su cui io punto sempre quando mi confronto sia nel canale con le persone, il fatto che ci sono tantissimi punti di ingresso nelle aziende che spesso e volentieri sono completamente fuori dalle aspettative o dal pensiero comune, perché tu dici ingegneria, io faccio l'application per la posizione nella divisione engineering. Io per esempio ho iniziato in procurement e in mezzo alla mia esperienza di carriera è quella che mi ha dato più valore, perché iniziare da subito a dover gestire il denaro, le interazioni, la governance, le performance, la comunicazione tra chi ha bisogno di qualcosa, chi glielo compra, chi glielo deve fornire, tutte queste dinamiche non rientrano in quello che studi nel tuo percorso. E infatti quello di cui io parlo spesso, che è esattamente quello di cui accennavi anche tu, è l'identità di carriera, l'identità professionale non te la definisce i 4-5 anni all'inizio dell'università, te la costruisce. Infatti mi è piaciuto molto quando a un certo punto hai detto queste competenze già a una certa età hai detto queste sono belle da aggiungere, cioè non è necessario continuare a scavare o fermarsi lì. Quando hai preso la parte di pagamenti più business, quella era un terreno inesplorato e quindi avere la certo. mentalità, forse no, con lo stimolo londinese, è esattamente quello. Io dico sempre, Londra è una città che adoro. Io quando sono stato in Inghilterra sono stato poco tempo a Londra, però poi mi sono sposato a Bristol. Però io dico sempre, Londra è la città che
quando cammini per strada ti viene voglia di iscriverti a una business school a fare un executive MBA, c'è proprio l'energia che parte dal pavimento, dal marciapiede, e Certo. quindi ti apre a questo. E quelli sono punti, secondo me, veramente fondamentali, la parte dell'acquisire, del fare sempre cose nuove. E quindi ci troviamo entrambi con un titolo di un certo tipo e una carriera completamente diversa che, come diciamo prima, è un'evoluzione, un aggiungere pezzi, uno spostarsi su tanti punti. Molto, molto Certo, interessante. certo, ma questo secondo me è tanto più vero, per i laureati in Italia, perché Mm. l'università italiana, con tutto che è migliorata molto rispetto al tempo in cui l'abbiam fatta io e te, ma è un'università molto teorica, cioè ti insegna tanto metodo, ma meno contenuti applicabili al mondo del lavoro diretto. Cioè, quello che sapevo io a livello di macchine elettriche era che potevo costruirne una teoricamente, poi non sapevo neanche tenere in mano un cacciavite, però questo è il problema, no. Ecco, allora, se noi affrontiamo l'università e la scelta della facoltà come il desiderio di approfondire la conoscenza su un tema e non come che a 19 anni entro in un tunnel non ne esco più, diventa interessante e tu allora hai, solo per citare l'ultimo episodio che ho pubblicato, quello con Fabio Padoan, hai un filosofo, perché lui tale è, che è diventato il direttore creativo e strategico di una società di comunicazione, che non c'entra niente, però il concetto di fondo è da un lato, secondo me ci sono 2 aspetti. Uno, la flessibilità della persona che deve, io lo chiamo nel mio libro, questo credito a mio fratello perché l'ha inventato lui, lo chiamo career engineering. Cioè tu definisci qual è il percorso, qual è il punto di arrivo e poi vai a crearti questi tasselli di competenze e di esperienze che ti rendono un credibile contender quando arriverà il momento di applicare a una particolare posizione alla quale Mhm. aspiri. Il secondo punto però, qui parlo invece agli hiring manager, no, non cercateli con lo stampino, perché non è detto che per fare bravo analista uno deve essere ingegnere, perché Esatto. sicuramente parte con una marcia in più sulla parte matematica, la parte logica, la parte di programmazione, quello che vuoi, ma se uno ci mette la buona volontà ed è fortemente motivato, il technical gap lo colma in poco tempo. E invece rischiate di assumere una persona veramente fenomenale, che è un rischio positivo, se date una chance a uno che magari vi porta anche un pensiero laterale, no, Mhm. perché ecco, l'ingegnere magari il pensiero laterale te lo porta un po' meno, invece quello che viene da una formazione completamente diversa ti può dare quel quid in più, quella vista diversa che magari ti fa vedere cose che tu da solo non vedi. Quindi io come hiring manager cerco sempre la storia interessante, delle persone, dei candidati, e quindi sono molto poco prescrittivo per quanto riguarda quello che hai fatto prima. Mi interessa sempre mappare le competenze che mi servono con il fatto che la persona abbia dimostrato di saperle usare, a Mhm. prescindere dall'ambito. E Certo. quindi questo secondo me Poi, è un consiglio che do a chi assume, ecco. infatti, guarda, su questo io mi ricordo c'era una frase interessante: se hai un team di 20 ingegneri e lo vuoi veramente potenziare, non devi aggiungere il 21esimo ingegnere, il 21esimo prendilo laureato in lettere. Probabilmente Certo, ci sarà un qualcosa di diverso per smuovere dinamiche, e questo è fondamentale, sì, proprio il discorso del proiettare. Infatti, anche quando spesso mi chiedono quando si fa il recruitment delle persone, sì, esattamente questo, cioè non puoi prendere deve essere la copia di quello che c'è, cioè tu devi pensare, perché le skill tecniche si acquisiscono, anche perché quando entri in un'azienda non è che porti il tuo modo di lavorare, comunque devi seguire i processi aziendali, mentre devi portare la tua forma mentis, e quella è certo. una skill completamente diversa, molto interessante. Infatti io credo che lì sia la parte dove, con queste attività di divulgazione che facciamo, possiamo veramente aiutare soprattutto lo studente universitario, perché quello che entra all'università e credendo che il risultato migliore sia mettersi a testa bassa e uscire in tempo con il maggior numero di 30 e basta, domani si troverà devastato in un mondo competitivo dove tutti quelli che vengono da una cultura diversa, che hanno fatto scuole e università, che hanno un approccio diverso, avranno un ventaglio di
mattoncini da presentare completamente diverso. È uno dei punti dove, secondo me, anche come accennavi prima, l'esperienza con l'estero, il programma Erasmus, il partecipare, adesso ci sono le Junior Enterprise nelle università che ti permettono di avere un'esperienza simili imprenditoriale o anche imprenditoriale, sono passaggi fondamentali che prima comunichiamo al di fuori appunto del canonico canale accademico e meglio è per... Beh, ma c'è un esempio secondo me lampante che è, prova a immaginare quando, non so se ti capita, ma quando fai un colloquio a un neolaureato, ok? Cioè se sul CV c'è scritto in che cosa sia laureato, cosa diavolo gli chiedi? Gli chiedi la meccanica razionale? Non penso proprio. Se invece c'è scritto, perché a quel punto e quello è lo stampino, come dicevi tu, no? Ah, bravo, tutti 30. Cosa gli chiedi? No? Quindi sei bravo? Sì, ok, ti assumo. Non funziona così. Se tu invece scrivi sul curriculum, e quindi di nuovo, questo è una cosa che io uso anche sia in sede di performance management con le persone che ho nel team, sia la uso per me stesso quando devo discutere con i miei capi, no? Che è, siamo a gennaio, io adesso con te voglio avere una discussione sulla storia che voglio raccontare quando sarà dicembre. E poi ci preoccupiamo di cosa fare per renderla vera, per scriverla questa storia. Quindi io a dicembre voglio dire: ho lanciato questa piattaforma, ho generato 1.000.000 di euro di ricavi, ho, non so, comprato questa azienda, bla bla bla. Dopo, durante l'anno, quello diventerà lo script da seguire. Allora, torniamo all'esempio dell'universitario neolaureato. Se vieni da me e l'unica cosa che hai da raccontarmi è che hai preso 30 a tutti gli esami, io sbadiglio dopo 15 secondi e dico: vabbè, sei bravo. Se invece sul curriculum hai scritto: ah, io ho fatto il programma di scambio, ah, io ho fatto l'esperienza di lavoro, io per esempio al Politecnico avevo fatto le 150 ore, no? E mi ricordo che qualcuno, adesso non ricordo chi, ma mi è stato chiesto: ah, ma cosa sono queste 150 ore? Perché hai messo la cosa anomala, quindi uno la domanda te la fa, no? Oppure io ho lavorato come cameriere, io qua, io là. Ecco che quelle cose creano una storia interessante, una storia fatta di aneddoti ed esperienze che ti rendono più interessante la persona che ti assume, il che ti dà due vantaggi. Il primo in sede di colloquio, perché chiaramente se hai queste storie ti faranno delle domande Sì, su prendo queste cose spunto. e quindi sono domande su cose su cui sei preparato perché sono le storie tue. Secondo, ti ha arricchito da un punto di vista interpersonale e culturale e quindi nel momento in cui entri in azienda hai un quid in più rispetto a uno che ha preso tutti i 30 ma non ha mai messo la faccia fuori da casa sua. No? Perché poi alla fine il lavoro non è prendere 30 all'esame, è interagire con le persone, sapersi relazionare, saper ascoltare, saper convincere, e queste cose le impari più sulla strada che all'università o leggendovi un libro. E quindi sostanzialmente Meglio in eh, inglese per esercitarsi anche. esatto, esatto. Però adesso al di là della battuta, io penso che quando una persona deve posizionarsi sul mercato del lavoro, deve domandarsi quali sono gli elementi per cui spicca, okay? E raramente uno spicca perché è bravissimo a fare quello che fa, a meno che, come ci insegna Scott Adams, io cito sempre questa cosa, no, Scott Adams dice: "Se tu vuoi aver successo nella vita, o sei nel primo percentile della cosa che fai, quindi cioè sei Cristiano Ronaldo e allora va bene, o altrimenti devi essere nel 25° percentile di 2 robe che riesci a combinare. Perché a questo punto tu crei una nicchia che non esiste. Sei abbastanza bravo qua, abbastanza bravo là, ma uno che fa abbastanza bene tutte e 2 le cose non esiste e quello sei tu. Quindi è come se tu avessi creato una nicchia in cui sei nel primo percentile. È geniale, no? Guarda, Allora qua è lo stesso discorso. Sei un bravo studente e non me ne faccio niente di un bravo studente. Se sei un bravo studente che sa anche lavorare, me ne faccio già qualcosa di più. guarda, parlavo di questo proprio qualche giorno fa con un amico laureando al Politecnico di Torino, proprio di questo, no? Doveva fare delle application e nel curriculum io dico sempre uno deve crearsi il vantaggio competitivo che appunto che non può essere il massimo voto di laurea e quindi le attività, l'aver progettato e costruito da zero l'amplificatore per la chitarra, il partecipare ad altre attività, e cioè tutta una cosa che lui per esempio diceva: ah, ma sai che poi io ho anche fatto quello? Cioè, ma ti rendi conto che 1 su 1000 è capace soltanto di pensare e di realizzare una cosa del genere? Quindi esattamente
anche leggere delle attività che facciamo e a cui non pensiamo, perché magari faccio 2000 altre cose, però penso che al colloquio devo parlare dell'università. No, bisogna veramente rivedere la propria vita. Ne parli anche tu nel libro e lo dico anche io nelle sessioni di coaching o quando facciamo delle live, quando qualcuno mi chiede, ma quando c'è un momento del genere, su che cosa mi devo focalizzare, dove devo guardare? Io direi, inizia dallo specchio, cioè inizia a fare proprio un lavoro di introspezione ok, ma io dove sono, quali sono tutti i miei pezzi, diamo un significato, un senso e ricostruiamo proprio lo storytelling di quello che posso proporre. E su questo io mi sono giocato esattamente questa carta moltissime volte, perché a un certo punto della mia carriera, nei colloqui, io potevo giocare il fatto di essere un ingegnere tecnico e una persona che aveva già esperienza nella gestione dei contratti, e quindi più volte mi sono trovato a vendere esattamente questo come vantaggio competitivo. Ho detto, avete sicuramente tantissimi buoni skillati category manager in procurement e tanti buoni ingegneri, ma uno che sia l'uno che l'altro, parliamone. Esatto. E mi ha aiutato tantissimo ed è, devo dire, uno dei driver principali, perché oggi posso analizzare, sviscerare e ottimizzare contratti con il background tecnico che mi permette di capire dove sono i red flag a livello di contenuti. E questo sì, è esattamente un rimettere insieme tutti i pezzi, unire i puntini. Certo, ma anche perché, scusami, adesso senza magari ne parliamo più nel dettaglio, la prossima volta che ci incontriamo, però raramente se tu sei il migliore a fare una cosa diventi il capo del team che fa quella cosa, per 2 Questo. motivi. Primo perché ti tolgo da fare la cosa operativa che è un suicidio totale, perché ovviamente sei bravo a fare quello. Secondo perché il fatto che tu sia bravo a farlo non vuole assolutamente dire che tu sia bravo a fare diciamo tutto il pezzo dentro cui tu sei un ingranaggio, no, Certo. invece tipicamente perché dicono che quelli bravi si lamentano di quello meno bravo che è diventato il capo? Perché lui ha delle skill più a 360 gradi delle tue. Quindi il concetto di fondo è: non voglio dire che essere bravi non serve a niente, voglio dire che non basta. A meno che tu non voglia essere un uber specialista su una roba, e torna al discorso top 1%, fai miliardi, non ti preoccupare, questo succede sempre. Ma se cominci a essere nel top 10, nel top 15, nel top 20, non sei più così tanto una mosca Mhm. bianca, e allora a quel punto succede che chi invece è magari nel top 30, top 40, quindi comunque sufficiente a fare il mestiere, lo sa fare, ma ha anche delle skill complementari che in una posizione manageriale cominciano a essere utili, ti passa davanti. Cioè questo a me è successo nei primi anni della mia carriera, con frustrazione che non sto neanche a raccontarti, poi improvvisamente mi son svegliato, ho capito, ho cominciato a giocare il gioco e allora ho capito e ho cominciato a fare carriera e poi ho detto: "Sai cosa c'è? Ho capito le regole del gioco, ci scrivo un libro e lo condivido con tutti, così magari aiuto qualcun altro." Guarda, proprio su questo argomento faccio l'esempio della divisione di ingegneria in un'azienda. Il capo della divisione di ingegneria non è che deve fare l'ingegnere, cioè non è che non riesco a dimensionare la valvola, lo chiedo al team leader, lui lo chiede al caporeparto e se non la sa dimensionare neanche lui, chiamo il capo di ingegneria. No, il capo di ingegneria si occupa di gestire le risorse, raccogliere il budget, combattere con gli altri stakeholders per trovare lo spazio, le priorità, i tempi, perché deve Certo, fare il manager. Il certo, tecnico è la sua prima linea e tutti quelli sotto. Proprio la certo. funzione manageriale è esattamente quello, un punto su cui sono pienamente d'accordo. E io credo che sia questo anche uno dei messaggi che ho trovato più nel tuo libro, non l'ho ancora finito, ma chiaramente anche quando parli del play the long game è esattamente questo, no? Cioè avere veramente idea di cosa succede dopo, quali sono gli altri aspetti che si possono aprire, tutte le opzioni. Sicuramente prima si esce dalla visione tunnel del io ho questo titolo e quindi devo fare questo, e prima si inizia a respirare, come dicevi tu, a giocare il gioco e funziona molto meglio. Certo, ma questo se vuoi è anche lo stimolo che cerco di dare io quando faccio coaching, no, un buon coach non ti dice cosa fare, ma ti dice cosa succede se fai quello che stai facendo. Punto. Gestione delle aspettative. Quindi quello che io dico sempre quando faccio coaching è: sappi che se fai così arriverai qua. Punto. Se fai così arriverai là. Poi è sempre un gioco probabilistico, non è mai deterministico, no, però questo tante volte io sento dei ragazzi che dicono: "Cavoli,
detta così make sense. Ho capito, il problema è che all'università non te l'ha spiegata, adesso se te lo devo dire io, vabbè, Non piuttosto c'è che il niente. teorema da Però, dimostrare. però è così, Maurizio, cioè questo è uno dei grandi problemi, perché le skill che ti insegnano ad avere successo nella vita, la scuola non te le spiega. E Mh-mh. questa è una grande carenza, una grande frustrazione mia che cerco di combattere tutti i giorni in tutti i canali, e anche tu vedo che lo fai molto bene, dove quello che manca è la consapevolezza. Perché io dico una cosa: se tu sai che cosa succede se fai una determinata cosa, hai il libero arbitrio, ma è un libero arbitrio informato, mentre invece quello che hai oggi è il libero arbitrio non informato. Quindi tu pensi che facendo le cose che fai, siccome io lavoro tanto e lavoro duramente, devo essere promosso. Ma chi l'ha detto? Ok? Quella è una condizione necessaria, non è sufficiente. Ok? Addirittura c'è gente che si accontenta della condizione sufficiente, quindi magari lavora meno di te. E io questo mi fa venire in mente, scusa, racconto questo piccolo aneddoto. C'è una ragazza a cui ho fatto coaching, ex post, cioè lei mi ha chiesto coaching per ringraziarmi, non perché le serviva a niente, perché mi ha detto: Davide, io ho comprato il tuo libro e sono 3 anni che mi faccio un paiolo così e mi passano tutti davanti, promozioni, cose. Ho comprato il tuo libro, l'ho letto, nell'anno in cui ho lavorato meno sono stata promossa. Perché non è la quantità di lavoro, ma è l'impatto, le relazioni, il modo in cui ti muovi, lo scope, eccetera, eccetera, e che però, ripeto, non ti insegna nessuno. Poi io quando l'ho sentito ho detto: magari lavori anche duramente, magari promossa di più, però concettualmente Sei è più proprio efficace in quello che fai, esatto. certo, è un tema di modo, non è un tema di come la deliveri, no, come ci dicono la legge, adesso non mi ricordo i numeri, 7, 32, 53, adesso forse non fa 100, però fatto 100 la trasmissione di un messaggio da una persona Mh-mh. all'altra, il 7% viene trasmesso dalle parole, da ciò che dico, il 38 dal tono di voce e il 53 dalla comunicazione non verbale, quindi dal Certo. body language, eccetera, eccetera. Quindi 7 da quello che dico, se tu te lo trasli nel lavoro, vuol dire che il 7% delle tue probabilità di successo dipendono da ciò che fai. Il resto da come lo fai, con chi lo fai, perché lo Cer fai, eccetera, eccetera. È peccato che tutti si preoccupano solo del cosa stai facendo e Sì. nessuno di tutto il resto. E addirittura c'è paradossale perché qui entriamo proprio nell'ambito delle office politics che richiederebbero ore di discussione specifiche, però il problema è che lì la percezione all'inizio è quando non capisci che è un gioco anche pulito questo, soprattutto pulito questo di queste dinamiche, allora all'inizio c'è la percezione: ah, ma quello è office politics, questo è tutto un giocare con le persone, io invece appunto mi preoccupo di fare bene questa parte. Invece no, quello per me è proprio un saper stare al mondo, è proprio un fatto di maturità, capire che in questo contesto questo fa parte del giocare il gioco aziendale nel modo corretto, che non è un fare il servilismo o le connotazioni negative, no, no, per me è veramente maturità professionale, molto più del saper risolvere alla terza cifra decimale un'operazione. Certo, ma tra l'altro per non parlare di quanto sono trasferibili queste competenze, cioè non più tardi di ieri sera io avevo la riunione di condominio, come si può dire? Quello è il vero crash test delle competenze. Però quello che ti fa vincere in un'azienda è la stessa roba che ti fa vincere nel condominio, la stessa roba che ti fa vincere coi tuoi amici, con tua moglie, tuo marito, i tuoi figli. Cioè le skill sono le stesse, che come hai detto tu non è la terza cifra decimale, ma è un tema di relazione con le persone, dove dai enfasi all'ascolto, alle soft skills, all'influencing, negotiation, tone of voice, bla bla bla, che non ti insegna nessuno e Mh-mh. senza le quali in una grande azienda è difficile emergere. Non è impossibile, ma è difficile. Di nuovo, torniamo al gioco probabilistico. Se vuoi avere tante probabilità, è meglio se queste regolette le capisci e le metti in pratica. Pienamente d'accordo, credo che sia il punto di svolta, quando uno capisce che c'è un mondo che va a diversa velocità, è veramente come mettere la testa fuori dalle nuvole quando si entra Certo, in questo gioco. Bene Davide, io credo che abbiamo veramente toccato tantissimi argomenti molto interessanti. Probabilmente ci sarà anche occasione per ulteriori contatti perché credo che ci saranno molte domande soprattutto per approfondire alcuni aspetti. Raccomando fortemente la lettura del tuo libro.
soprattutto perché, come hai accennato, tocca tutti gli aspetti, cioè si fa vedere come quell'approccio vale quando parliamo di vita personale, salute, lavoro. Infatti il tuo libro è proprio come essere più felice e performare meglio nel lavoro e nella vita. Proprio oggi stavo leggendo il capitolo dove parlavi di come hai dovuto adattare le routine mattiniere della ginnastica e tutto durante la traduzione del libro in italiano, avendo avuto ora la bimba. Esattamente quello, cioè alla fine non puoi performare o essere di un certo tipo apicale nell'azienda e poi nella vita privata essere completamente l'opposto. Quindi l'integrare, trovare questa chiave di lettura operativa per vita privata e lavorativa è veramente il punto di svolta. Ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, ci sentiamo sicuramente prossimamente per aggiornamenti su come procede. Assolutamente, grazie mille, grazie a tutti. Se volete appunto il libro Office of Cards lo trovate su Amazon, il podcast Office of Cards si trova su Apple Podcast, su Spotify e quant'altro. E vabbè, il canale YouTube si chiama ovviamente Office Cioè, of Cards e lo trovate metterò anche qui. tutti i link e i riferimenti nella descrizione. Yes, grazie mille Perfetto. Maurizio. Grazie ancora. Ciao Ciao, a tutti. buonasera. Ciao, ciao, ciao. Che dire, tantissimi spunti di riflessione, soprattutto sulla capacità di crescere, di accettare nuove sfide durante la carriera, di candidarsi per posizioni che non sono probabilmente in quello che è il percorso atteso in base al titolo di studio o quello che si è fatto precedentemente. Questo approccio quasi imprenditoriale alla propria carriera oltre che alle esigenze aziendali. Fatemi sapere nei commenti se ci sono delle domande che vorrete fare a Davide e se ci sono dei punti che volete approfondire partendo dagli spunti che abbiamo visto oggi. Grazie e ci rivediamo al prossimo video.